Ciao a tutti, oggi vediamo un po' di casi sulle interazioni tra preamplificatori, cavi audio e amplificatori. Useremo i seguenti fattori miscelati tra loro: alta e bassa impedenza dell'amplificatore, valori del cavo standard, aumentati ed eccessivi, protezione da cortocircuito del preamplificatore. Il primo caso consiste nel simulare una scheda sonora tipo Behringer con cavo twistato e amplificatore autocostruiti. Il filtro passa alto dall'amplificatore è tarato per lavorare a 20 Hz. Il risultato consiste in una buona risposta in frequenza su tutta la banda voluta. Il preamplificatore è simulato tramite i componenti preamp, il cavo è simulato tramite i componenti cable ed infine l'amplificatore è simulato tramite i componenti amp. In pratica l'uscita del preamp ha una forma passa alto, il cavo è un passa basso del terzo ordine, mentre l'amplificatore è un passa alto. Dalle loro interazioni si avranno risposte in frequenza differenti. Questo primo caso è un buon risultato. La risposta in frequenza è piatta su tutto l'intervallo voluto da 20 Hz a 20 kHz e il filtro passa alto in bassa frequenza a un taglio da -3 dB a 20 Hz. Secondo caso, con lo stesso circuito, vediamo cosa succede aggiungendo una resistenza di protezione da cortocircuito sull'uscita del preamp. Per esempio a bordo di una scheda sonora con chip senza protezione da cortocircuito, il costruttore a volte aggiunge una resistenza d'uscita in serie al circuito. In questo caso simulando 5 volte e volendo meno di 15 mA, simuliamo una resistenza aggiuntiva di 330 ohm. Il risultato è molto simile a quello precedente, ottimo, ma si nota un tentativo di attenuazione verso i 100 kHz, la variazione è minima in quanto di un pixel solo, in un ambiente normale non si percepirebbe alcuna variazione. Terzo caso, con lo stesso circuito protetto, vediamo cosa succede abbassando la resistenza d'ingresso dell'amplificatore. Il condensatore dell'amplificatore viene modificato per essere un passa alto sempre a 20 Hz. Come notiamo dal grafico l'interazione del condensatore del preamplificatore ha il sopravvento, infatti i condensatori del preamp e dall'amplificatore sono in serie, quindi il più basso vince. Il risultato è un buco enorme in bassa frequenza, dove prima il taglio da -3 dB era a 20 Hz, ora è a circa 220 Hz. L'attenuazione sotto questa soglia è consistente.
Quarto caso, preamplificatore protetto, cavo twistato allungato da 2 metri a 4 metri e amplificatore ad alta impedenza d'ingresso. I condensatori di preamp e amp non si pestano i piedi a vicenda, il pass alto complessivo ha il taglio giusto a 20 Hz. Notiamo invece come la capacità parassita del cavo cerchi di mandare verso massa parte del segnale in alta frequenza. Quando infatti la capacità del cavo sarà simile a quella dell'amplificatore, si avrà la tendenza a perdere parte dell'alta frequenza. Quinto caso, stesso circuito precedente con amplificatore ad alta impedenza, ma il cavo passa da un twistato di buone dimensioni ad un cavo coassiale economico, di basso diametro. Ricordatevi che la capacità parassita aumenta col diminuire della distanza tra i due conduttori del cavo, a parità di materiale. In questo caso si ottiene un'ancor maggiore diminuzione della risposta in alta frequenza, in quanto il cavo manda verso massa ancor più segnale. Determinato il fatto che in alta frequenza esiste un'attenuazione nella risposta, capiamo meglio cosa succede dallo schema. Il valore di capacità parassita del cavo è di valore doppio rispetto a quello di ingresso dell'amplificatore. Questo causa che una parte del segnale non fluisce dentro al carico ma viene disperso verso massa. Ora passeremo a valori di cavo altissimi, che in realtà sono irreali, equiparabili ad un cavo coassiale molto sottile lungo anche più di 100 metri, questo per poter vagliare macroscopicamente le variazioni nelle risposte in frequenza che ne conseguono. Per un orecchio ben allenato e impianti HF di pregevole fattura, sarebbe possibile rilevare variazioni anche molto minori di queste che andremo a vagliare. Queste variazioni saranno appunto macroscopiche. Sesto caso, preamp e amplificatore iniziali, con cavo con parassiti elevati. Come si nota l'induttanza è 10 volte il valore iniziale e la capacità elevatissima, inoltre simile a quella dell'amplificatore.
Come da caso precedente ci aspetteremmo parte del segnale verso massa. Invece in questo caso si vengono a creare oscillazioni interne tra i componenti induttivi e capacitivi, per cui si ottiene un aumento della risposta in alta frequenza e non un calo. Potrebbero esistere casi reali, in cui valori differenti di parassite pronuncino ancora di più questo effetto di aumento in risposta in alta frequenza. Probabilmente il caso consiste nella risonanza dei valori RLC in serie al carico dell'amplificatore. Settimo caso, stesso caso precedente con diminuzione dell'impedenza dell'amplificatore. In questo caso noteremo una diminuzione di risonanza, se prima si otteneva un aumento di 1 decibel rispetto alla banda passante, a circa 31 kHz, adesso lo stesso si ottiene a circa 40 kHz. Si può notare invece, come le capacità del preamplificatore e dell'amplificatore di uguale valore, spostano il valore di taglio delle basse frequenze da 20 Hz a 40 Hz. Quindi abbiamo un passaggio delle alte frequenze meno pronunciato, ma una perdita di basse frequenze. Ottavo caso, stesso caso precedente con ulteriore diminuzione dell'impedenza dell'amplificatore. In questo caso noteremo la stessa risonanza, se prima si otteneva un aumento di 1 decibel rispetto alla banda passante, a circa 31 kHz, e poi a 40 kHz, adesso lo stesso si ottiene comunque a circa 40 kHz. Si può notare invece, come le capacità del preamplificatore e dell'amplificatore, in questo caso limite, spostano il valore di taglio delle basse ad un valore inaccettabile causando un buco enorme sotto i 220 Hz. Quindi abbiamo un passaggio delle alte frequenze meno pronunciato, ma una perdita enorme di basse frequenze.
Nono caso, stesso caso precedente con bassissima impedenza dell'amplificatore e alti valori di parassiti del cavo. Aggiungiamo semplicemente i 330 ohm alla resistenza dopo il preamplificatore, per simulare la resistenza di protezione. Come vedremo la risposta in frequenza non oscilla più con stile RLC, ma otteniamo che la resistenza di protezione, nello stesso circuito, crea un polo passa-basso assieme agli altri valori parassiti con taglio a 8 kHz. In pratica in questo caso abbiamo solo cambiato il preamplificatore, ed un sistema che prima oscillava come aperto, ora è attenuato pesantemente divenendo in pratica il suo contrario. È diventato il contrario per una sola resistenza. In questo caso, la resistenza serie del preamplificatore, porta i valori parassiti del cavo L-Cable 1, L-Cable 2 e C-Cable a prendere il sopravvento e causano assieme il filtro passa-basso. Decimo caso, alte parassite ed alta impedenza dell'amplificatore. In questo caso torna l'effetto LRC, ma in minore misura rispetto ai valori delle prove passate dato probabilmente l'aumento di impedenza dell'amplificatore. Inoltre abbiamo una buona banda passante anche in bassa frequenza, grazie alla capacità dell'amplificatore che ha precedenza su quella del preamplificatore. Tra due condensatori in serie, come avevamo già accennato, il più basso vince. Undicesimo caso, alte parassite ed alta impedenza dell'amplificatore, inoltre riaggiungiamo la resistenza di protezione. La resistenza di protezione permette la creazione di un polo passa-basso che vanifica le alte frequenze. Comportamento simile a quelli precedenti, si può notare come i comportamenti di questi 11 esempi riportati possano con valori diversi essere, a volte simili e a volte diversi tra loro. Vi ringrazio per la visione. Semplicemente questo filmato è stato una carrellata di 11 esempi, per toccare con mano possibili effetti parassiti. In conclusione le componenti parassite dei cavi audio a volte hanno pochissimo effetto, mentre altre volte possono cambiare molto il comportamento del sistema preamplificatore, cavo e amplificatore. Alcune volte la risposta è ottima, mentre altre volte risonanze o filtri possono modificarla. Per riportare risultati visibili su schermo alcune prove hanno avuto valori esagerati, ma con valori reali si potrebbero avere lo stesso quelle casistiche, magari non con incrementi da 1 decibel, ma comunque percettibili all'ascolto. Grazie e alla prossima.